Infatti, in italiano lo scotch è questo, e cioè quello che comunemente in inglese si chiama tape. Ovviamente anche in italiano la stessa parola può indicare il whisky scozzese. Tutto dipende dal contesto. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Vi è mai capitato quando ascoltate una canzone o guardate un film in italiano di sentire delle parole che vi sembrano inglesi ma che in italiano risultano completamente fuori luogo, fuori contesto? Sì, è tutto normale, questo fenomeno accade spesso, anche a noi italiani quando ascoltiamo queste parole in inglese. Si tratta di parole solo apparentemente uguali, che mentre in inglese hanno un significato, in italiano hanno un significato completamente diverso, quindi non fatevi ingannare. Lo so, forse vi ho messo un po' di confusione in testa, ma non vi preoccupate perché in questo video andremo a vedere proprio quelle parole che assumono un significato diverso a seconda che si parli in italiano o in inglese. Vediamo un po' se conoscete entrambi i loro significati. Sigla! Cominciamo subito con confetti. Per esempio, state guardando un film in italiano e durante un matrimonio voi sentite gli attori che parlano di confetti, ma non vedete nessun pezzo di carta colorato cadere dal soffitto. Vedete semplicemente gente che mangia dolci. Ma perché? Che succede? Ebbene, se in inglese i confetti sono questi qui, e cioè pezzi di carta colorati che vengono lanciati in aria durante le celebrazioni, in italiano i confetti sono questi, e cioè dei dolci fatti con una mandorla o una nocciola ricoperte di zucchero colorato, generalmente offerti agli ospiti durante le feste di matrimoni, nascite, lauree, diciottesimi e quant'altro. Ok, entrambe condividono il senso di festeggiamento, però fate attenzione al paese in cui vi trovate. Non vorreste mica che vi cadano in testa i confetti italiani, no? Potreste farvi male. Invece, proprio questi, quindi i pezzi di carta colorati, in italiano sono detti coriandoli. Per quanto riguarda invece la prossima parola, entriamo in ambito, indovinate un po', di cibo. Fate infatti molta attenzione a quello che volete ordinare in pizzeria. Infatti, se in una pizzeria italiana ordinate una pizza con pepperoni, non vi aspettate questa. Infatti, quello che in inglese è pepperoni, in italiano è chiamato salame piccante. Quindi, ripeto, se volete una pizza pepperoni americana, in Italia dovete ordinare una pizza con salame piccante. Altrimenti sicuramente il cameriere vi fraintenderà e vi porterà questa. Perché in Italia i peperoni sono questi. Insomma, quelli che possono essere verdi, gialli, rossi, ma che possono risultare un po' pesanti e talvolta difficilmente digeribili, quindi fate molta attenzione. Rimanendo in ambito di cibo o più precisamente di bevande, la prossima parola di cui voglio parlarvi è latte. Infatti, se siete in un bar italiano e ordinate un latte, aspettatevi questo. Insomma, quello bianco, classico, puro, l'alimento, o meglio la bevanda per eccellenza che si dà ai bambini. Già, quello che in inglese è milk. Invece, in molti paesi anglofoni,
latte, quello che è latte, in realtà corrisponde all'italiano caffè latte, e cioè l'espresso mischiato con latte caldo. Quindi, mi raccomando, fate molta attenzione a quello che desiderate e a quello che ordinate nei bar italiani. E se il barista chiede se volete del latte per il vostro bambino, non vuole assolutamente dare a vostro figlio un po' di caffè, vuole semplicemente dargli del milk. Giuro che non lo faccio apposta, ma ancora una volta continuiamo a parlare di cibo e in particolare di ristoranti con l'espressione al fresco. L'avete mai sentita? Probabilmente un angloparlante che viene in Italia cercherebbe un ristorante al fresco, e cioè un qualche locale, bar o ristorante con tavoli fuori. E diciamo che ci sta, più o meno, perché in italiano il significato dell'espressione al fresco è piuttosto simile. Anche se infatti è più comune in un contesto molto informale e dialettale, al fresco in italiano indica un posto con un clima piacevole, non troppo caldo né troppo freddo. Per esempio, se siete in un ristorante in piena estate in Italia, e chi c'è stato sa quanto è caldo qui in estate, e chiedete al cameriere un tavolo al fresco, lui vi potrebbe portare all'interno, magari vicino all'aria condizionata, oppure in un tavolo all'aperto, ma comunque senza il sole e il caldo torrido, magari con una copertura, con un bel vento fresco, all'ombra. Quindi, come vedete, i due significati sono simili, ma non proprio identici. Inoltre fate molta attenzione al contesto, perché l'espressione al fresco in italiano significa anche in prigione. Quindi se vi dicono che Paolo è al fresco, dipende tutto dal contesto. Potrebbe significare che Paolo è in prigione o potrebbe significare che Paolo è semplicemente in un posto ventilato e all'ombra. State guardando un film in italiano e vedete qualcuno che sta impacchettando un regalo e a un certo punto chiede a qualcun altro: mi passi lo scotch? E vi chiedete: ma perché mai vuole bere dell'alcol proprio adesso che sta impacchettando il regalo? Non può farlo dopo? Ebbene, no, perché quella persona ha bisogno dello scotch per impacchettare il regalo. Infatti, in italiano lo scotch è questo. E cioè quello che comunemente in inglese si chiama tape. Ovviamente anche in italiano la stessa parola può indicare il whisky scozzese. Tutto dipende dal contesto. Ma diciamo che gli italiani non sono particolarmente famosi per bere scotch, quindi se si è in un contesto italiano è molto probabile che la persona stia chiedendo questo. Ancora, se siete in un negozio di abbigliamento in Italia e leggete che vendono dei body, non vi preoccupate, non scandalizzatevi, non si tratta di un traffico di corpi umani. In italiano, infatti, il nostro body è il nostro corpo. Invece la parola body, che sì, pronunciamo proprio così, body, è qualcosa di molto diverso. Indica infatti un capo d'abbigliamento femminile utilizzato soprattutto nella danza. Questo qui. State sempre guardando un film in italiano, ma questa volta riguarda lo sport. E sentite che i giocatori di una squadra si rivolgono al loro allenatore chiamandolo Mister. Mister, Mister, Mister. No, non si tratta di una forma di estremo rispetto.
Infatti, se in inglese la parola Mister è un appellativo di estremo rispetto utilizzato generalmente per chiamare o per rivolgersi a un uomo adulto che non si conosce o si conosce molto poco, in italiano questo appellativo è signore. Ma allora chi è il mister in italiano? Semplicemente l'allenatore. Ma se la parola allenatore indica piuttosto la professione, il mestiere, la parola mister è quella utilizzata proprio nell'ambiente. È diciamo l'appellativo più affettuoso, più informale. Se siete in Italia e avete bisogno di impacchettare un regalo, non chiedete un box, perché al negozio potrebbero dirvi che siete nel posto sbagliato e che dovete andare in un'agenzia immobiliare. Non avrebbero tutti i torti. Infatti, se in inglese una box è questa, e cioè un contenitore di carta di qualsiasi dimensione e forma, questa per noi in italiano è una scatola. Box invece in italiano è un sinonimo di garage, e cioè lo spazio chiuso in cui di solito si lascia l'auto o si lasciano quelle cose che non ci servono più. Se invece siete in Italia e siete alla ricerca di un periodo lavorativo temporaneo a inizio carriera che vi dia la possibilità di perfezionarvi nel campo in cui siete interessati o state studiando, allora potrebbero parlarvi di uno stage. E voi potreste pensare, a parte che si pronuncia stage, e poi io voglio lavorare in un ufficio, mica voglio fare l'attore. Errore! In italiano, infatti, questa parola primo si pronuncia alla francese e quindi stage, e secondo indica proprio quello che voi state cercando. Un sinonimo tutto italiano potrebbe essere tirocinio. Insomma, quello che in inglese è internship. Lo stage, invece, e cioè quello per gli attori, in italiano è il palcoscenico o anche semplicemente palco. A proposito di tirocini e studi, sapete cosa significa in italiano la parola studio? Ebbene, indica una stanza addetta appunto all'attività di studio o di lavoro, insomma una sorta di ufficio, di stanza di lavoro, soprattutto per i liberi professionisti come architetti, artisti, medici. E io so che in molti paesi anglofoni la parola studio ha lo stesso significato. E va bene, ma fate attenzione a quello che cercate in un'agenzia immobiliare italiana, perché se voi cercate un posto di lavoro potete chiedere uno studio, ma se cercate un posto per vivere, insomma un piccolo appartamento con una sola stanza, allora no. In italiano questo è un monolocale e non uno studio. Siamo quasi arrivati alla fine, non vi preoccupate, ma ci sono ancora un paio di paroline che voglio indicarvi perché i loro significati in inglese e in italiano sono molto interessanti e potrebbero farvi fare delle figuracce se non state attenti. Se all'inizio della riunione voi chiedete ai vostri colleghi dell'agenda, è molto probabile che loro, con estrema naturalezza, vi passino un blocco, cioè un piccolo quaderno con dei fogli di carta su cui generalmente si prendono appunti, si segnano le cose da fare. No, non vi stanno prendendo in giro solo perché siete stranieri. In Italia l'agenda è proprio quella, a differenza ovviamente dell'inglese, dove invece l'agenda è l'ordine del giorno, oppure il programma previsto all'interno di una riunione lavorativa. Se è quello che voi cercate, allora chiedete piuttosto qual è l'ordine del giorno della riunione o qual è il programma della riunione.
La vostra collega italiana vi dice che c'è un bimbo che vi cerca? Allora dovete aspettarvi un piccolo bambino di 3, 4, 5 anni che chiede di voi e non una donna. Infatti in Italia la parola bimbo è una parola completamente innocua che indica un kid, un baby inglese, e cioè un bambino, è proprio un sinonimo di bambino da 0 a 6-7 anni. Ok, potrebbe essere un po' offensiva se la rivolgete a un adulto e se dite a un adulto che è un bimbo, perché gli state dicendo che è una persona immatura, che non è ancora cresciuta e che pensa e si comporta come un bambino. Ma sicuramente il termine non ha niente a che fare con la donna frivola, molto attraente ma allo stesso tempo per niente intelligente, che è invece il significato della parola bimbo in inglese, quindi fate molta attenzione. Bene, eccoci giunti alla fine di questo video, ma io sono molto curiosa, fatemi sapere nei commenti se vi è mai capitato di fare qualche figuraccia a causa di una di queste parole in Italia. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al nostro canale se ancora non lo avete fatto. Sicuramente uno dei modi più efficaci per evitare questi problemi e questi fraintendimenti è leggere molto nella lingua che si sta imparando e soprattutto se vedete una parola che vi sembra completamente fuori contesto, cercatela sul dizionario. È per questo che vi consiglio di dare un'occhiata al video che ho realizzato su quelli che sono, secondo me, i migliori titoli di libri italiani da leggere a ogni livello, da principiante a avanzato quasi madrelingua. Come sempre trovate il link qui in alto nella card e giù nella descrizione. Ah, quasi dimenticavo, se volete verificare ed essere certi di essere al passo con la grammatica italiana, date un'occhiata al nostro sito www.lernamo.com, dove ci sono tutte le nostre lezioni di grammatica con tanto di esercizi e anche molte informazioni utili sulla cultura italiana. Inoltre non dimenticate di seguire Lernamo su tutti, ma proprio tutti i social, su Facebook, su Instagram, su Twitter e su TikTok. Adesso è veramente tutto. Ci rivedremo prestissimo. Ciao!